Scam è una realtà che opera nel mondo dell'elettrotecnica. In questo momento siamo fortunati perché è in atto una rivoluzione che viene definita transizione energetica e diciamo che Scame ha la fortuna di essere al centro di questa rivoluzione. Ci troviamo in località Ponte Nossa, è il nuovo stabilimento dove abbiamo trasferito tutta la produzione della e-mobility componenti e dove abbiamo anche la logistica del prodotto finito e la produzione dei sistemi di ricarica. Abbiamo voluto riunire in un unico luogo tutta la produzione che aveva a che fare con l'e-mobility che prima avevamo sparsa, proprio per far vedere la verticalizzazione del processo produttivo. Quando i clienti ci vengono a trovare rimangono stupiti per il fatto di trovare un'azienda industriale in un luogo che è vicino alla natura, vicino alle montagne, dove non ci sono molti spazi. I clienti che conosciamo da molto tempo ci conoscono come azienda elettromeccanica. Uno che visita Scame può vedere il prodotto nascere dalla materia prima, trasformato in semicomponenti che possono essere di tipo plastico piuttosto che metallico e infine l'assemblaggio e il confezionamento. E questo vale anche per la mobilità elettrica. Siamo una delle poche aziende italiane che ad esempio si produce in casa le stazioni fast charge. Nel 2010, quando decidemmo di entrare nel mondo della mobilità elettrica, quindi progettando stazioni per la ricarica dei veicoli elettrici, introducemmo competenze nuove e ampliammo il nostro perimetro di intervento, occupandoci anche di produzione di software, produzione di componenti elettronici e soprattutto gestione di sistemi complessi. Quindi abbiamo dovuto non soltanto cambiare la nostra organizzazione, i nostri processi in ambito gestionale e tecnico, ma abbiamo dovuto cambiare anche il nostro approccio al mercato. Le trasformazioni più importanti che abbiamo dovuto gestire in questo periodo sono soprattutto geopolitiche. Siamo passati da un mondo in cui c'era un equilibrio ad un mondo instabile. Per un'azienda come Scame, che esporta il 65% del fatturato che fa, avere un mondo fuori dall'Italia stabile è importantissimo. Da una globalizzazione piena si sta andando verso una chiusura di alcuni mercati, si sta andando verso una elevazione di barriere all'ingresso che possono essere sotto forma di dazi, sotto forma di norme. In sostanza quello che sta cambiando è che è sempre più difficile riuscire ad essere presenti nei mercati internazionali. Ecco, un fattore di cambiamento è la velocità con cui viene avanti l'innovazione, soprattutto questo fenomeno nuovo dell'intelligenza artificiale. Questa cosa richiede un continuo adattamento, un continuo cambiamento, richiede una formazione continua delle nostre risorse umane che sono fondamentali. Il problema è che il nostro sistema scolastico non fornisce una quantità e una qualità di risorse adeguata ai bisogni dell'impresa di oggi. E mi riferisco a competenze che hanno a che fare con la capacità di programmare sia in ambito firmware che in ambito software, ingegneri elettronici, ingegneri elettrotecnici, ma anche ingegneri meccanici non sono così facili da trovare. Praticamente tutte quelle professionalità che vengono riassunte nella parola STEM. Le due materie nuove che stanno impattando sulle aziende come la nostra sono sostanzialmente la capacità di gestire e analizzare i dati e l'altro grosso impatto che aziende come la nostra stanno subendo è l'impatto della cyber security, che è una conseguenza della digitalizzazione. Ovviamente per realtà come la nostra, che sono sì multinazionali ma tascabili, io le definisco, e non sono di grandissime dimensioni, per poter gestire tutte queste complessità adottiamo una strategia ibrida, nel senso che alcune competenze ce le portiamo all'interno, altre cerchiamo di creare un network di consulenti di società che sono specializzate in queste materie che ci possono aiutare a risolvere e a gestire questi problemi.
Per quanto riguarda il tema della sostenibilità, noi ci abbiamo sempre creduto, prima ancora che diventasse, tra virgolette, di moda o fosse richiesta quasi come un obbligo, abbiamo cercato di ridurre il più possibile le sostanze nocive che utilizziamo nelle materie prime. Per esempio, abbiamo in corso un progetto che porterà all'eliminazione completa del piombo in una delle materie prime essenziali per noi, che è l'ottone. Abbiamo cercato di ridurre gli sprechi, di ridurre i consumi, abbiamo incrementato il volume di energia autoprodotta, autoconsumata, facendo degli impianti fotovoltaici. Abbiamo una quarantina di auto full electric nella nostra flotta, poi abbiamo alcune auto ibride plug-in, quindi ormai da noi l'auto elettrica è diventata popolare e viene utilizzata anche da dipendenti che non hanno l'auto aziendale. Sul territorio noi cerchiamo di aiutare il mondo dello sport, il mondo della cultura, nel limite ovviamente di quello che possiamo, il mondo delle disabilità, e questo concetto di legame al territorio, di attenzione all'ambiente, ovviamente noi cerchiamo di esportarlo. Io credo che sia un buon modo di gestire anche le risorse umane, nel senso che se tu dimostri a chi viene a lavorare da te che non stai creando valore solo per te stesso, ma stai creando valore per il territorio, anche chi viene a lavorare da te si sente più motivato nel fare quello che fa. Possiamo dire che provincia di Bergamo è sicuramente uno dei poli più importanti per quanto concerne l'industria elettrotecnica, e credo che questo sia dovuto a quello che viene chiamato fenomeno della fertilizzazione, no? Nel senso che noi avevamo due poli storici importanti che erano la Magrini Galileo e la SACE, e da lì sono uscite diverse competenze che hanno dato poi la possibilità di creare tante piccole e medie aziende che adesso alcune di queste sono diventate anche molto grandi. Credo molto al creare delle alleanze, delle reti anche con altre aziende del nostro settore. Mi sento spesso con aziende che hanno le mie stesse problematiche e quindi ci si confronta. Il fatto di fare rete, il fatto di scambiarsi, il fatto di sentirsi può aiutare reciprocamente. Io credo che sia importante lavorare e produrre valore, ma sia importante anche la qualità della vita che i soggetti fanno all'interno dell'impresa. A noi interessa sì il profitto, perché il profitto è fondamentale per poter finanziare il futuro dell'azienda, ma guardiamo anche alla ricchezza che riusciamo a produrre nel territorio. Feeling Connecting per noi significa tante cose. Significa innanzitutto capire le esigenze del mercato, significa parlarsi, scambiarsi, confrontarsi, perché pensiamo che solo dal confronto ci possa essere la crescita. Il consiglio che posso dare è soprattutto nell'ambito dell'internazionalizzazione dell'impresa, che è molto importante la risorsa umana. Se tu riesci a trovare la persona giusta, hai risolto il 95% dei tuoi problemi. Quindi l'attenzione alla selezione, all'individuazione della risorsa umana è fondamentale, strategica per l'azienda. La voglia di migliorare, la voglia di innovare, la voglia di creare valore riducendo l'impatto sull'ambiente. Credo che questi siano un po' i tumulti anche dentro Scamer.